Ciao a tutti, sono Luca e oggi è un altro video. Vi faccio vedere il cambio di protesi, perciò mi tolgo questa e ne metterò un'altra di un colore differente che è questo qua. È molto più simile al mio colore naturale. La protesi che ho adesso in questo momento è una protesi che ha più o meno un 4-5 mesi, più o meno, forse non arriva a 5. È super contento, è ancora come potete vedere un sacco di capelli, va benissimo la protesi, sono contento, il colore è un colore diciamo naturale, sono partito da un colore più scuro, poi col sole, con il cloro, il mare, tutto la vita normale, si decolora come i capelli normali. Io l'ho mantenuta così perché mi piaceva, anche perché comunque essendo chiaro cioè di colori, gli occhi azzurri, sopracciglia, la barba, vari colori, mi sta anche bene, posso cambiare, variare facilmente. Adesso vi faccio vedere come io stacco. Normalmente io bagno la protesi un po', proprio per umidire il cuoio capelluto e per far sì che sia più facile poi togliere la protesi. Ok, così almeno vedete. Utilizzo come un remover che è questo, Election della Walker, che mi trovo veramente bene. Ne ho provati tanti e anche altri, poi per quanto riguarda il remover non è che sono più o meno tutti uguali, però vedo che specialmente nella protesi eh, mi va bene, o se no questo qua che è una marca tedesca, non so, Fidentia si chiama, che mi hanno mandato, veramente buono questo qua, anche per il cuoio capelluto, mi trovo bene, però personalmente questo the best, no? Poi vabbè cioè a livello personale parliamo, no? È una cosa che mi piace a me. Poi come bioadesivo utilizzo questo della Walker Sensitive, ne ho anche altri ma durano meno. Normalmente la Walker o comunque qualsiasi bioadesivo ti mette sulla scatola o su dentro il tempo di durazione, no? Perciò quanto tempo ti va a durare indicativamente. Questo ti dà più di 4 settimane, chiaro che non lo mantengo 4 settimane, il mantenimento normalmente ogni 2 settimane lo faccio. Adesso vi faccio vedere, metterò l'altra protesi che è questa, è completamente nuova, devo ancora mettergli tutto il biodesivo che preparerò oggi. In più vi porterò con me dal parrucchiere, ho preso l'appuntamento dal parrucchiere giusto oggi, perciò me la metto, poi prendo, parto e vado, mi faccio fare un taglio, il taglio ancora non so bene quale sarà, però vediamo un po', parlerò anche con lui, vediamo un po', più o meno ho le idee, tutto bello rasato, faccio tipo il Moicano, qualcosa del genere. Mi piace cambiare, così almeno anche voi vedete, io normalmente mi metto la protesi, tolgo questa, mi metto quella nuova, prendo appuntamento al parrucchiere e vado e me la faccio tagliare. Comunque vedremo tutto il procedimento insieme. Andiamo, vediamo, stacchiamo questo, l'ho bagnata un po', adesso qua è già abbastanza morbida da togliere perché anche prima gli ho messo un po' di remover, perciò ok, faccio vedere a voi qua. Ok, tolta, semplicissimo, questa qua, vedi, va ancora benissimo, infatti la riutilizzerò, adesso la lavo, faccio un bel mantenimento e poi la metto via e la riutilizzerò sicuramente, no? Più avanti, credo. E comunque lì non si sa mai, qualsiasi cosa possa succedere, sempre una protesi in più che hai lì a disposizione, si rompe piuttosto che... Boh, non mi è mai capitato, grazie a Dio, però va bene. Perciò adesso, niente, come potete vedere, cuoio capelluto, mi lavo i capelli, mi raso la testa e via, andiamo. Ho sistemato un po' la protesi, mi sono lavato i capelli, qua ho preso una botta in testa e vabbè, capita. Adesso mi raso i capelli, stando attento qua alla botta, ormai i laterali che sono cresciuti perché dopo un paio di settimane ancora qualche peluzzo qua ricresce. Allora, taglio tutto in mezzo, tutti i capelli, la ricrescita, così almeno
sono tranquillo, anche se vi posso dire che attacca lo stesso, no? Il biodesivo, però è sempre meglio per avere una resistenza maggiore, tagliare tutti i peli che sono cresciuti. Adesso devo fare la parte dietro, perciò prendo lo specchio, mi aiuto dallo specchio, ok, così. È semplicissimo, perché poi vabbè, alla fine non è che mi crescono questi grandi capelli da dover tagliare, cioè il senso è sempre quello, e devo solamente più che altro in mezzo, perché poi dietro praticamente non cresco. E via, questo è. Adesso mi do un'altra sciacquata e poi sono a posto e iniziamo a fare il cambio. Quello di mettere il Max Hold, che è il protettore per il cuoio capelluto, è importantissimo perché sennò vi si irrita la testa. Io metto una doppia C qua in mezzo alla testa per poi posizionare la protesi e essere più facile. Io mi sono sempre trovato bene così e continuo così, stacco e via andata. Che ci siamo. È già asciutto anche il Max Hold. Proviamo a vedere, facciamo una prova proprio. Allora, più che altro è la parte frontale, poi mi viene bene la bronzatura perché riesco a vederlo bene, ma comunque sì, è sempre il taglio con quell'altro. Ok, ci siamo, la parte dietro, ok, l'alzo un po'. Ok, faccio un controllo, viene bene, tac, e via. Ok. Sì, faccio ridere. Adesso devo uscire di casa così, mi metto un cappello, qualcosa, se no li tiro tutti indietro, li bagno e via, li tiro tutti indietro. Allora, facciamo la prova. Iniziamo ad andare a staccare la parte dietro. Ok, visto che è una parte delicata, poi c'è sempre quella, quando metto la protesi nuova, quella sorta di agitazione bella, non so come dire, no? Emozione nuova, un cambio. Qualsiasi protesi che metto sono sempre contento. È proprio, ormai è come un nuovo giochino, non so come dirlo, se si può dire così. Ok, allora ce l'abbiamo, dietro ci siamo. Adesso tiro sulla parte, allora, frontale, ok, qua così, perciò stacco, allora, il biadesivo, ok, poi mi mancano le parti laterali, è veramente veloce comunque farlo, semplice. Vabbè, io ho anche manualità, perché comunque dopo tutti questi anni è chiaro che un po' di manualità l'ho presa. Ok, ci siamo. Allora, lì si è attaccata bene, vi faccio vedere qua, bisogna sempre allargarla bene bene per far sì che aderisca il meglio possibile. Ho alzato un po' il frontale per essere più comodo, qua mi dovrò guardare allo specchio per farlo, questo qua vi faccio vedere, perciò è la colla che utilizzo, metto questo che è Extreme Hold per sportivi, resiste benissimo al sudore e inizio a spalmarla. Andrò dal parrucchiere, vi porterò con me, così vedrete tutti i passaggi. Ci siamo, vediamo, controllatina allo specchio, lì è perfetto, qua è perfetto, mi manca solo quello, guarda te, è incredibile,
è proprio una cosa pazzesca, cioè ogni volta rimango allibito. Cioè non c'è un... non si vede, non si nota in assoluto la protesi, è invisibile completamente. Cioè, qua posso farmi il codino, se non so può essere che magari me lo rifaccio, mi lascio il codino così, mi rifaccio un altro codino, perché no? Adesso vediamo cosa dice anche il parrucchiere, vediamo un po'. A posto, andiamo. Come potete vedere non è che sono poi così male, sì chiaro, non è che bisogna tagliarlo, bisogna dargli un taglio, però no dai, non va male. Adesso devo guidare, vado, andiamo giù al parrucchiere e andiamo insieme. Adesso mi metto la mascherina se no mi danno una multa, devo fare solamente un paio di stradine e sono qua e niente, come potete vedere non si nota proprio, si può andare tranquillamente dal parrucchiere senza nessun tipo di problema e nessuno se ne accorge. So che una delle paranoie, per così chiamarle, una delle paranoie più grandi che si hanno è dire mi metto la protesi e poi come faccio? Devo uscire, andare al parrucchiere, però magari mi beccano fuori, no, non lo so, guarda, vi dico, cioè, è veramente semplice, sono arrivato, adesso vi faccio vedere da fuori come lo faccio, adesso qua sono al parrucchiere, sono arrivato, dentro c'è gente, tanto non è che mi interessa molto anche perché io cioè, entro come se fossi un cliente normalissimo, anche perché lo sono, mi faccio tagliare i capelli, nessuno se ne accorge che ho la protesi, aspetto il mio turno e basta, è semplicissimo. Giuseppe lo sa che è il parrucchiere, Giuseppe è un parrucchiere che ha 40 anni di esperienza, vive qua in Canaria, è qua con sua moglie, ha avuto esperienza anche nelle protesi capillari, anni fa in una famosa marca italiana che facevano pubblicità in televisione, non so se vi ricordate, non voglio fare nomi, e perciò comunque anche dimestichezza, al di là che si può andare da qualsiasi parrucchiere perché è come tagliare i capelli normali, però chiaro, avendo più esperienza nelle protesi rimanete più tranquilli. Adesso aspettiamo un po' il turno, poi entriamo e vi faccio vedere il taglio, vediamo cosa facciamo, cosa tiriamo fuori. Oh, siamo qua con Giuseppe che abbiamo deciso il taglio, vediamo come esce, li lasciamo un po' lunghi qua davanti, il maestro è lui e vediamo come va. Oh, come potete vedere ci sono anche altre persone e non c'è nessun tipo di problema. Vabbè. Sembrerebbe che abbiamo trovato un taglio, adesso vediamo, un caschetto li lasciamo un po' lunghi. Certo che l'abbiamo trovato. Eh sì, il grande Giuseppe, l'artista, poi vediamo com'è la fine, come esce il modello Gianluca. Si vede. No, l'ha trovata lì davanti alla fine, perché poi qua dentro non più di tanto, no. Benissimo. Vetri sì. Ok,
Ok, siamo arrivati dal parrucchiere, adesso stavo giocando un po' con la nuova protesi per capire un po' come tenerla e anche per abituarmi perché sono più lunghi di prima e è un altro taglio, chiaramente li posso tenere sia laterali che indietro, li posso utilizzare un po' di gel o adesso vediamo un po', ci giocherò un po', comunque nei prossimi giorni vi farò vedere anche nelle foto che vi faccio, così potete valutare anche voi, però veramente contento, anche il colore è spettacolo. Prima ce l'avevo biondo, adesso è più scuro, è castano scuro con un 40% di bianchi, se non mi sbaglio. È perfetto, vediamo un po' con la riga in mezzo, tipo così, tipo sbarbatello, tipo più giovane, no? Come una volta, il caschetto. No, posso fare tanti, o se no lasciarli indietro, li tiro indietro, me ne rimangono indietro perfetti, con un po' di spuma o di lacca. Bene, sono contento. Allora ragazzi, qualsiasi cosa, come sempre, mi potete scrivere se avete volete che faccia qualche video su qualcosa che volete sapere, assolutamente scrivetemi. Per qualsiasi cosa, New Leisco, per comprare le protesi e anche i prodotti e niente. Grazie mille per restare con me, ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao!